Ragazzi, eccoci in sella alla Honda Africa Twin CRF 1100 1084 cc, motore Euro 5 da 102 cavalli a 7500 giri sulle strade della fantastica Sardegna, e sentite subito la spinta del motore Euro 5. Non pensate che questo motore sia diventato moscio, ha acquistato anzi un bel carattere. Già il 2018 1000 col Red Bay Wire vi ho raccontato che era diventato un bel motore, e adesso siamo ancora saliti. Non è uno stravolgimento, vi dico subito che non è un'altra moto a livello di erogazione, perché già il 2018 ha un bel carattere. Adesso però si sente una maggiore corposità ai medi, e poi c'è tanto allungo in più, con un sacco di scoppietti allo scarico, perché lo scarico è dotato di valvola parzorizzatrice. Guardate adesso in salita, sentite che spinta che ha. Ho le gomme stradali, anzi leggermente tassellate, le Bridgestone AX41T. Sul brecciolino derapa tanto, però in piedi si guida benissimo. L'Adventure Sport è più stretta di 2 cm, sella più bassa, perché sono diminuite anche nell'escursione le sospensioni. Siamo arrivati a 230 mm davanti e 220 dietro. Andiamo di qua, classico brecciolino sardo, che è la strada perfetta per una moto di questo tipo. Non cerchiamo certo la mulattiera. In piedi vi dicevo, ottima guida. In fuoristrada si va via veramente bene, calato il peso di circa 5 kg rispetto alla precedente Adventure Sport, serbatoio da 25 litri quasi, e guardate in piedi come si guida bene, perché è stretta tra le gambe, molto molto stretta, 2 cm in meno questa, 4 la versione standard chiamata L1. Gran bella guida in questo sterrato facile che è il suo pane. Poi vedremo la base su percorsi più impegnativi, però guardate già questa, sono arrivato a 110 in un secondo. Gran motore, veramente gran motore, perché la potenza 102 cavalli comunque è a 7500 giri, non bisogna arrivare in alto. Cambio manuale in questo caso molto preciso, ho il quick shift che va alla grande soprattutto agli alti regimi, mentre ai bassi rallenta un po' l'erogazione. ABS disinseribile, o meglio, la cosa più bella è che potete lasciarlo inserito solo davanti. Rifaccio il pezzo, sono seduto, sentite che spinta questo motorone. Consumi calati, siamo nel dichiarato a 21 con un litro, però so che i consumi vi interessano fino a un certo punto. Quella che è bella di questo motore è la birra, mappe motore evolute, perché abbiamo la piattaforma inerziale che fa lavorare poi queste sospensioni semiattive veramente bene. Su asfalto, poi lo vedremo dopo, limitano il beccheggio, e in fuoristrada diventano progressive nella modalità off-road. Hanno una prima parte libera di escursione, poi ad esempio all'atterraggio dei salti si induriscono, quindi fondo corsa non li vedrete praticamente mai, perché la moto con la piattaforma Bosch capisce quando state saltando. Ottimo l'inserimento, si guida con una gestione del gas fantastica. Adesso mi ha scodata tanto perché ho lasciato i controlli disinseriti, ma potete gestire da 1 a 7 il livello del traction. Che bella in fuoristrada, questa è la versione da turismo della Africa Twin. Cerchi finalmente tubeless per andare su strada in sicurezza, ma l'Africa Twin col 21 anteriore non dimentica il fuoristrada. Qua si vede anche la strumentazione TFT, ma questi sono dettagli che poi analizzeremo nella analisi statica. Adesso discesone, pelo il freno, gambe strette sul serbatoio che è veramente strettissimo nella parte centrale, mentre quando si è seduti allarga un pochino le gambe, però adesso è veramente facile il controllo. Qua c'è questa sabbietta vigliacchissima. Ripartiamo in discesa, sto attento perché la moto comunque è una gran moto, una signora moto, anche un bel prezzo. Questa è una versione Adventure Sport di serie, quindi sospensione elettronica ma non la paramotore. E adesso gas, quanta potenza che c'è, bella bella bella. Adesso torno dai ragazzi Honda, freno un attimo e poi ci dirigiamo su asfalto per vedere, visto che è la versione più touring, come va a fare invece la parte di asfalto. Ragazzi, a dopo, mi guardano malissimo e andiamo su asfalto. Facciamo subito un check, vi faccio vedere il cupolino quanto diventa alto nella posizione alta, e anche un pilota come me di 1,85 m viene coperto totalmente a livello di casco. Adesso lo rimetto basso su questa bella strada della Sardegna, guardate, tempo un po' così così, ma l'asfalto è perfetto.
Accendiamo il motore Euro 5, 1084, 102 cavalli, sentite, modalità tour, quindi tutte i ride mode hanno 102 cavalli a 7500 giri e sentite che bel rumore fa. Cambio manuale col quick shift e partiamo su questa strada tutta curve. Su strada la protezione dall'aria, come vi ho anticipato, è eccezionale, vibrazioni molto contenute e si avverte da seduti la sella molto più stretta e finalmente, ragazzi, le gambe le mettete a terra bene quando vi fermate, perché siamo a 85 o 87 cm da terra contro i 92 di prima. Seduti si sta molto bene, certo il serbatoio da 24,8 litri allarga un po' le gambe rispetto a quello standard, ma neanche troppo, e in più contiene circa 0,8 litri in più rispetto a prima. Questo perché? Perché il designer Maurizio Carbonara l'ha sviluppato maggiormente nella zona posteriore e anteriore e non in quella centrale, anzi se guardate qua le pance è più stretto di prima. Sentiamo la progressione, adesso vi faccio sentire questo motore Euro 5 in sesta, come riprende con un filo di gas, è veramente dolce come era anche prima, ma il bello è che l'Euro 5 non ha tolto affatto lo smalto al motore, anzi c'è più coppia, guardate, se apro come esce dalle curve repentino, ottimo controllo, sono ottime anche le gomme Bridgestone AX41T tassellate, ma guardate quanto piega, scoppiettino in rilascio, sto zitto quando scalo perché è veramente bello, occhio qua alle cacche per terra e occhio alla linea bianca, non superiamola mai. Motore veramente pronto, cambio ottimo, soprattutto col quick shift ad alto regime, perché se lo usiamo a basso regime c'è un po' di ritardo nella cambiata, però se siete sopra i 4000 sono fucilate da MotoGP, veramente belle belle. Frizione precisa e morbida come era anche prima, ma guardate questo motore quanto carattere ha, perché poi la valvola allo scarico si apre su di giri e fa sentire il suono molto molto pieno. Vedete, se cambio giù di giri c'è un po' di ritardo col quick shift, ma in alto è fantastico, bella la risposta del gas. E passiamo adesso alle sospensioni di serie, le ERA Showa, che vuol dire sospensioni elettroniche semiattive. Voi regolate il precarico, il peso qua sotto, e al resto ci pensa la moto, perché grazie alla piattaforma inerziale a 6 assi della Bosch sa leggere quello che succede alla moto nello spazio e quindi regola alla perfezione sia il traction control che l'anti-wheelie, ma anche e soprattutto le sospensioni. Guardate, se freno forte c'è un effetto anti-dive molto valido, si sono inserite anche le 4 frecce di emergenza, quindi frenata veramente ottima grazie alle sospensioni che hanno un bel controllo. Sentite adesso il motore. Bisogna stare attenti ai limiti di velocità, 102 cavalli sono veramente tanti, peso più basso di prima, e guardate poi nel misto come la moto, nonostante il 21 anteriore, che sapete è un cerchio molto da fuoristrada, nel misto è uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Adesso vado in fuoristrada qui, faccio una bella svolta, anche nel terreno morbido, guardate come si manovra bene finalmente con la sella bassa, torno indietro, sella molto comoda, è molto diversa rispetto a prima, più bassa, ve l'ho detto, però è imbottita in maniera sostenuta, sportiva ma non fastidiosa. Cerchi tubeless che danno tanta sicurezza su asfalto, questa infatti l'Adventure Sports ha una connotazione molto più stradale rispetto alla base, però ragazzi prima l'avete vista in fuoristrada, se fate percorsi semplici anche con un po' di sassi smossi è ottima grazie al motore, grazie alle sospensioni e a questo peso ben bilanciato. È una moto che si manovra molto bene. Stiamo attenti ai limiti, mi distrago un attimo e si superano i 120 perché il motore ha tanta coppia, non è come certi rivali che danno tutto oltre i 7000 giri, qua già a 5000 c'è una spinta molto robusta. Vi faccio sentire un po' lo scarico adesso. Scalata, frenata molto dolce, la moto è comoda anche per il passeggero, qua c'è il maniglione di serie, quindi grande moto per viaggiare, calore ridottissimo nonostante l'Euro 5 e nonostante il catalizzatore qua davanti al piede destro. Questo perché? Perché gli standard della Honda sono molto rigidi, hanno imposto delle paratie ai progettisti e agli ingegneri proprio
al fine di limitare al massimo il calore per il piede, e con lo stivale da moto vi devo dire che ci sono 26 gradi, io non avverto affatto calore, sto benissimo. Quindi Euro 5, se c'è alle spalle una casa seria come Honda, non vuol dire castrare la moto. Qua ci sono prestazioni, rumore di scarico esagerato, quindi carattere, divertimento. E i difetti, beh, i difetti vi dico subito che il parabrezza protegge tanto, però è anche un mio gusto personale, è fin troppo alto, me lo trovo in mezzo alla vista, non è niente di drammatico, d'altra parte è fatta per viaggiare, quindi deve proteggere. Seconda cosa, il blocchetto di sinistra è bello, è curato, è ben fatto, però è molto complicato. E dopo la manuale o a pedale, perché il pedale è quello classico, proviamo la DCT con un cambio a doppia frizione rivisto, aggiornato. Adesso sono in modalità ovviamente drive per vedere come va, e la novità grossa è che con la piattaforma inerziale adesso il funzionamento, le logiche e le mappature del cambio sono aiutate nel loro funzionamento appunto dalla presenza della piattaforma inerziale dei 6 assi, quindi la moto capisce quando cambiare a seconda anche della piega e della volontà del pilota. C'è veramente un'intelligenza che, se non è artificiale, ci manca davvero poco. Cambiate veramente dolci. Adesso sono in drive ma riconosce lo stile un po' sportivo e quindi mi tiene la marcia. Se poi posso modalità drive sportiva, vediamo come cambia. Scalata sportiva più secca, tiene di più la marcia, non cambia, arriva nella zona rossa del contagiri. Guardate come funziona bene, non mi cambia marcia, impiega il rettilineo appena raddrizzo, sì, mi avvicino alla curva prima della piega, ha scalato in seconda, tiene la seconda, sono in drive sport, sempre seconda tra le curve. E adesso però, mentre sono in drive, posso anche passare alla gestione manuale con i paddle di sinistra. Ho messo la terza io, scalo in seconda, vediamo la cambiata, se la gestisco io quanto è rapida. Pazzesco, è rapida e non si sente nessuno scalino, e questo è utile anche quando guidate col passeggero perché è veramente morbida. Sentite la doppietta in scalata, fantastica, ve la faccio risentire. Scalo 2 marce, apro. Quindi il DCT non vi fa perdere affatto il piacere di guida se lo utilizzate in maniera sportiva. E poi magia, passate in drive col tasto, qui ho fatto apposta adesso usare la mano sinistra per farvelo vedere, e avete una modalità di guida piacevole in automatico e perfetta per la guida turistica col passeggero. Difetti, beh, difetto del DCT, oggi trovare un difetto è veramente difficile perché funziona alla perfezione. Difetto è il prezzo, costa 1000 euro in più della versione normale, però su strada il piacere di guida è veramente grande. De gustibus, a voi la scelta. C'è da dire che soltanto l'anno scorso i clienti Africa Twin per il 43% hanno scelto questa versione, quindi vuol dire che negli anni l'apprezzamento è andato crescendo perché il funzionamento è valido. Adesso basta parole anche col DCT e andiamo con l'analisi da fermo della moto. Amici di Moto.it, ciao a tutti, sono saltato giù dalla moto, ma dov'è la moto? Eccola qua, Honda Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports. Questa è la sigla completa, in versione manuale, non è la DCT, però le novità sono veramente tante. Perché? Perché Maurizio Carbonara, il designer italianissimo di questa moto, l'ha rifatta da capo a piedi. Lo vedete innanzitutto nel muso, perché? Perché è più alto, lo si capisce subito dalla presenza e dalla possibilità di vedere meglio le piastre della forcella, in alluminio ovviamente, quindi muso più alto. E poi guardate un dettaglio che forse non tutti hanno colto: il doppio faro ha sempre una parabola tonda, ma sotto le cornering lights, che sono queste due, 1 e 1.2, sono posizionate dove la mitica RD07, dico mitica perché ce l'ho, guardate la rubrica Young Timer, è la mia moto, aveva proprio le prese d'aria quasi 30 anni fa sotto i due fari tondi, quindi un richiamo al passato molto forte, anche grazie alla colorazione HRC che c'è soltanto sull'Adventure Sports e non c'è invece sulla moto base, chiamata anche L1, quella col serbatoio più piccolo. Qui il serbatoio è più grande, siamo a 24,8 litri contro i 24 precedenti, però Maurizio ha fatto un grande lavoro perché è più stretta nella zona delle pance qui centrali.
Il serbatoio poi si allunga in avanti e anche qui sotto per garantirci proprio quel litro quasi di benzina in più che ci porta l'autonomia a 500 e passa chilometri. Altra novità sostanziale, i corpi farfallati più rettilinei nell'unirsi ai condotti di aspirazione. Motore totalmente rivisto, 102 cavalli a 7500 giri, cambio sempre a 6 rapporti, in questo caso col quick shift. Telaio nuovo con la parte posteriore che adesso è in alluminio ed è imbullonata, mentre prima era in acciaio ed era saldata alla parte centrale qua del telaio. Quindi un grande lavoro, nuovo lo scarico, e il catalizzatore adesso è passato qua davanti perché deve essere più grande per l'Euro 5, prima era qua sotto, e pensate che il silenziatore però finale è quindi più piccolo, con un bel motorino elettrico di apertura dello scarico posto qua sotto che ci regala quel sound molto bello con gli scoppietti di rilascio. Quindi moto con tanto carattere questa Africa Twin 1100. Vi dicevo poi a livello estetico, l'Adventure Sports non ha più sospensioni a lunga escursione come prima, che la rendevano una cavallona con la sella 92 cm, ma in questo caso abbiamo le sospensioni Showa e Era elettroniche che ci danno 230 mm di escursione davanti e 200 dietro. Già che ci sono in questa vista complessiva, vi mostro i bellissimi cerchi tubeless, finalmente perfetti per la strada, dischi da 310 mm flottanti a margherita, pinze Nissin, ABS che si può escludere soltanto dietro. Tutte le finiture della moto sono curatissime, da 10 lode, le verniciature, la protezione qui del serbatoio in alluminio più estesa rispetto a prima, tutta l'estetica è nuova, e poi c'è un forcellone in alluminio che è derivato pari da quello della CRF 450, soprattutto nel metodo di costruzione. Un forcellone non più presso fuso ma ricavato per estrusione, quindi diciamo di qualità superiore, leggerezza maggiore a parità di rigidità. Forcellone ve l'ho mostrato qui nel dettaglio, guardate che belle saldature che ha, e poi c'è il cerchio tubeless con pneumatici Bridgestone AT41X, quelli nuovi dedicati un po' al fuoristrada, sempre misura 150-18 dietro, 90-90-21 l'anteriore. La sella è più bassa di prima, siamo a 85 o 87 cm perché è regolabile, e guardate la sezione, abbiamo maniglione in alluminio e la sella sempre molto abbondante ma ben più stretta in questa zona, 2 cm più stretta rispetto a prima, e anche il serbatoio ha le pance più strette, le gambe sono ospitate meglio. Vediamo anche le finiture, abbiamo gli attacchi delle borse di serie, altra vista del forcellone, molto pregevole questa lavorazione della Honda, che è proprio pari a quella delle moto da cross, come vi dicevo. Qui c'è il quick shift, saliamo, vi mostro la strumentazione TFT con i vari riding mode che si possono selezionare, tutti a piena potenza, 102 cavalli, cambia la risposta. Abbiamo 2 riding mode personalizzati al pilota, user, off-road, a gravele, quello per la ghiaia, abbiamo sempre una risposta del motore ancora più controllata, e poi vedete traction libero come prima e sospensioni regolate soft all'anteriore e soft al posteriore. Tour infine per avere tutte le prestazioni pronte subito all'uso su strada, quindi quella bella risposta che avete visto prima nella guida stradale. Schermo TFT da 6,5 pollici che può lavorare in abbinamento con l'Apple CarPlay, con tutte quindi le applicazioni Apple, e sotto il tachimetro separato proprio per permettere l'utilizzo con lo smartphone e con l'applicazione Apple, e lasciare questa parte superiore al navigatore e a tutte le applicazioni della Apple. Una scelta quindi per accontentare anche i motociclisti più tecnologici. Blocchetti piuttosto complicati, come vi dicevo nella guida, soprattutto per quanto riguarda il clacson e le frecce, mentre i menu si usano abbastanza bene, basta prendere un po' il dito con i comandi. Venendo ai pregi e difetti della nuova Africa Twin 1100, cosa vi posso raccontare? Prima cosa che mi viene in mente è la qualità di questa moto, è veramente eccezionale, è altissima a livello sia di verniciature che di componentistica e dotazione. E poi il secondo pregio è la qualità del motore, perché il motore ha tanta coppia sotto, ha tanto carattere con questi belli scoppiettini in rilascio che gasano durante la guida. Anche la versione DCT funziona veramente bene, ma andava già bene prima, non voglio dirvi che la moto vecchia era un catorcio e quella nuova ha fatto il salto. La moto vecchia andava un gran bene, quella nuova va un gran bene uguale, è migliorata perché l'Euro 5 non ha limitato le prestazioni, ma anzi ci ha portato un motore molto pimpante. Quindi bel lavoro dei tecnici della Honda, perché il pacchetto è molto completo anche con le sospensioni elettroniche che limitano tantissimo il beccheggio in frenata e in accelerazione. Per finire i cerchi tubeless, quindi più sicurezza nell'uso stradale, e la qualità è veramente alta. Pecche, il parabrezza regolato nella posizione bassa per i piloti alti è un po' in mezzo alla visuale, ma non è niente di drammatico, ci si abitua. Il blocchetto di sinistra resta complicato perché d'altra parte le funzioni della moto, di questa come di tutte le moto di oggi, sono veramente ricche. Ci sono i menu, c'è l'interfaccia con lo smartphone,
c'è il cruise control, ci sono veramente tante funzioni che possono essere gestite, come anche le sospensioni elettroniche, quindi complicazione che però è dovuta alla modernità del progetto. Il prezzo parte da 18.990 euro per la versione manuale dell'Adventure Sports e arriva a 1.000 euro in più per la versione DCT. In Italia non sarà disponibile al momento la versione Adventure Sports con le sospensioni non elettroniche. Prezzo alto sì, ma i contenuti sono veramente di qualità e questa è la versione dell'Africa Twin dedicata proprio ai viaggiatori che però non disegnano fuoristrada, infatti il 21 pollici anteriore è stato mantenuto. Adesso l'Africa Twin torna a inquadrarla da vicino, perché? Perché la lascio tutta per voi nei commenti sul canale YouTube di Moto.it, sotto con le domande cercherò di rispondervi il prima possibile. Adesso però vi saluto, vi ricordo, come dice Cereghini, il paraschiena, le protezioni e la prudenza sempre, e soprattutto non superate la linea bianca quando siete in strada. Uno, perché le curve è bello farle, non tirarle dritte. Secondo, perché è pericoloso. Ciao a tutti, ci vediamo sul canale YouTube di Moto.it prestissimo con la CRF 1100L in versione normale. Ciao!